چې دا مبارک دین اسلام چې کوم دین دی چې دا په دې باندې الله موږ مشرفه کړي یو په دې دین باندې دوی هم مشرفه سي الله پاک دین ته او د الله پاک کلام ته غاړه کښېږدي نو موږ دا پیغام دی و دوی ته چې دوی دې هم دغسې د الله پاک په دا لارې ته خپل ځانونه سپار کړي چې دوی هم الله پاک داسې بریمن کړي لکه څنګه چې موږ نن بریمن کړي یو او امن ثبات یې موږ ته راپه نصیب کړی دی. بازار د بیې چې ځان نه وي وتلی ځکه چې زنانه د کور شی دی بیدیاته نه. Mi trovo in questo momento in quella che con molta probabilità è l'area più frequentata dai talebani, che dove hanno issato la bandiera. Afghanistan is a very famous country. Japan is not beautiful country because it's not Islam. The things which Taliban are doing, it's not in Quran, it's not even in Islam. Kabul, 23 aprile 2025. I talebani sono tornati al potere, ma per le strade di Kabul, tra il rumore dei motori e le voci della gente, c'è qualcosa che manca, qualcosa di invisibile, qualcosa che si sente. La città sembra sospesa tra due mondi. Da un lato, la presenza del regime ovunque. Uomini armati, veicoli blindati, checkpoint che spezzano il ritmo della città. Dall'altro, la gente cammina piano, come in attesa di un cambiamento che però non arriva. Il silenzio che aleggia nell'aria è denso, carico di tensione. Mi chiedo, è davvero silenzio o è qualcos'altro? Le cicatrici di 40 anni di guerra non si leggono più sugli edifici, si leggono nelle persone. Mi trovo a Mandavi, uno dei quartieri più famosi di tutta Kabul, soprattutto perché è abitata dalla popolazione Pashtun, l'etnia più numerosa qui in Afghanistan, ma soprattutto l'etnia da cui provengono la maggior parte dei talebani. Ma perché vi sto dicendo tutto questo? Perché prima di incontrare i talebani credo sia fondamentale conoscere la loro storia e soprattutto chi sono davvero. I talebani sono un movimento islamista nato negli anni 90 nel sud dell'Afghanistan, durante la guerra civile che seguì il ritiro delle truppe sovietiche. Si formarono inizialmente come gruppo di studenti religiosi che promettevano di riportare ordine e giustizia in un paese devastato dal conflitto. Nel 1996 presero il controllo di Kabul e instaurarono un regime fondato su una rigida interpretazione della legge islamica. Divennero noti per le loro restrizioni estreme, soprattutto nei confronti delle donne, e per l'uso sistematico della religione come strumento di potere. Dopo essere stati rovesciati nel 2001 dall'intervento militare americano che aveva portato all'instaurazione di un governo più aperto e democratico, i talebani si sono lentamente riorganizzati e nell'agosto del 2021 sono tornati al potere, cancellando in pochi giorni 20 anni di sforzi internazionali. Oggi governano di nuovo l'Afghanistan, con l'obiettivo dichiarato di imporre l'interpretazione islamica della Sharia su tutto il territorio nazionale. Beh, ma questo già lo sapevamo, no? Il problema è che secondo molti, almeno qui in Afghanistan, quella che viene applicata all'interno del paese non è davvero la legge islamica, o almeno non completamente. È una versione della Sharia influenzata dalla loro cultura di origine ed è un codice di valori chiamato Pashtunwali, che regola ogni aspetto della vita sociale e familiare. Molte delle regole che i talebani impongono oggi, come il divieto di istruzione per le ragazze o l'obbligo di restare confinate in casa, non derivano direttamente da testi islamici, ma da questa visione tradizionale. A spiegarcelo meglio è quest'uomo che ha accettato di parlare con noi a patto che il suo volto non venisse mostrato. According to my opinion, that what I studied, it's the things which Taliban are doing, it's not in Quran, it's not even in Islam. They are just disturbing people here, and even they don't know that for whom they are working, what are they working, what are they doing. Actually, it's not in Islam. Actually, Quran says that you have to give freedom for your wife. Whenever you go to whatever you eat, you should provide her as well. Whatever you have good clothes, you also provide her good clothes, like that. But even there are some female in Afghanistan that they didn't go out from the home since last 1 year. Even they don't have the choice to buy clothes. The husband bring and she has to like that one.
the first word of Quran is Iqra. It's mean that study, Iqra. This is the first word of Quran. But they still stop the schools. The girls cannot go to school. I studied Quran with translation. It's written that the woman can go, the woman can work, the woman can study, but they say no, it's not possible. It's not in Islam, but they are wrong. It's not like that. Even as I mentioned before, the first word of Quran is Iqra. Iqra means read, study. Per approfondire meglio la cultura Pashtun e cercare di comprenderne la visione, spesso fortemente conservatrice, incontriamo un giovane membro della comunità. Le sue parole, pur non rappresentando l'opinione di tutti, riflettono un pensiero ancora diffuso nelle aree più tradizionaliste del paese. دا احساس کوم کنه چې دلته ولې دا بندیز نشته لیا څنګه چل دی دا خلک ولې بې احتیاطه وځي زه په دې مذهب له اوسه پورې نه یم پوه شوی دا څنګه چل دی او لیا دوی څه حساب لري مو پښتانه یو ډول پښتو واړه راګډ شوي پوه شوې نو دلته ولا زه راغلم بیخي هر څه بل شانته دي مونږ کابل څه لیدلی وو بس غریبۍ د لاسه دې ځای دغه ځای دا پرخ دلته ټول پښتانه دي دلته په پښتانه کم دي ټول پرسیوانان دي د ښځې بېدیاته وتلی شي زموږ بېدیاته نه شي وتلی همې پښتانه دي ټول او حساب دلته چې بل شانته دی زموږ بل شانته دی موږ پښتانه دي اوس دلته پښتو ډېره کمتره ده ډېره نشته اوس ټولې زنانه بهر بازار ته وځي موږ بازار ته نشي وتلی نور به زه د څه دغه احساس مې دی چې کاش دلته هم دغه پښتو وایي اوس چې زموږ په رقم باندې او په کورونو کې ناستې وای بازار ته به یې چې دا نه وای وتلی ځکه چې زنانه د کور شی دی بېدیاته نه Kabul oggi si muove piano. C'è silenzio sì, ma non perché manchino le voci, è che parlano più piano, più a bassa voce. I gesti sono misurati, gli sguardi difficili da leggere. Da quando i talebani sono tornati, ogni angolo è sotto controllo, o almeno tutto sembra al suo posto. C'è chi ci vede un ritorno all'ordine o una forma di sicurezza, ma per molti altri è solo un'altra gabbia. Diversa da quella di prima, sì, ma pur sempre una gabbia. Se vi capita di parlare con qualcuno qui in Afghanistan e di chiedergli come vivere oggi all'interno del paese, con molta probabilità vi dirà di essere finalmente felice. Questo perché il nuovo governo ha portato maggiore sicurezza e ridotto, se non praticamente azzerato, i conflitti all'interno del paese. Quindi per una persona che ha vissuto 40 anni di guerre e conflitti, la felicità si aggrappa a un qualcosa che almeno noi diamo per scontato, che è la sicurezza. La verità è che però più parlo con queste persone, più osservo i loro sguardi e più mi chiedo, ma sono davvero felici? Only few minority are very happy. The Taliban soldiers, the Taliban supporters, and the Taliban who have sympathy with them, they are very happy. It's true. But the majority of people are not happy because ordinary people are struggling to survive. And the joblessness rate is very high, more than 70%. The old government, the republic, was recognized officially with all the world countries. And there was more than 50 TVs operating in Afghanistan at that time. All freedom of speech, with all freedom of speech. Over 200 radio stations, over 500 newspapers and journals. And this was the freedom of speech. And today, only few TVs with a very huge censorship. Dal 2001 al 2021, con il sostegno della comunità internazionale, l'Afghanistan aveva iniziato a ricostruirsi. C'erano scuole, infrastrutture e un sistema istituzionale più aperto. Ma con il ritorno dei talebani al potere, tutto questo è stato fermato bruscamente. L'economia è crollata, gli aiuti internazionali si sono interrotti e milioni di afghani
vivono oggi in povertà estrema. Una delle cose che preferisco quando visito una nuova città o un paese è perdermi tra i mercati locali, luogo in cui è possibile respirare la vera autenticità di questa città, in questo caso. E Kabul e l'Afghanistan rappresentano il perfetto esempio, perché i mercati sono davvero il cuore pulsante di questo paese. Questo perché non esistono aziende strutturate o fabbriche come magari le intendiamo noi qui, e questo lo si deve principalmente all'instabilità che questo paese ha vissuto negli ultimi 30 anni. Infatti, durante la presenza internazionale con un governo più democratico, molti afghani avevano cominciato a sperare in un futuro diverso, poter studiare, avere nuove opportunità o semplicemente immaginare un cambiamento. Purtroppo oggi tanti giovani si ritrovano a fare lavori che non corrispondono alle loro competenze o sogni, mentre molte donne sono costrette a interrompere gli studi vedendo i loro sogni svanire senza poter fare nulla per fermarlo. In questo momento mi trovo in uno dei luoghi probabilmente più curiosi di tutta Kabul. Si chiama Bush Market, ma non è un mercato come tanti altri, perché in realtà oltre a trovare tappeti o accessori per la casa, ci sono bazar come questo dietro alle mie spalle, esperti nella vendita di equipaggiamento militare come questo qui dietro di me. In realtà alcuni di voi potrebbero pensare che non ci sia nulla di strano e che sia tutto normale, in realtà però parliamo di equipaggiamento militare che è stato abbandonato dalle forze militari statunitensi dopo aver lasciato il paese nel 2021. Questo in realtà non è altro che una divisa militare statunitense, quindi apparteneva all'esercito militare americano. La cosa però curiosa è che in Afghanistan hanno deciso di applicare questa patch sulla divisa americana, una patch che simboleggia in realtà il nuovo governo talebano, come a dimostrare la superiorità rispetto a quello che fino a qualche anno fa era il nemico, quindi gli Stati Uniti. خلاصش کنم برات به سال نظامی را بیشتر این چیزا را بچهای خودم و مردم میگیرن که شوق دارن، جواناست که شوق داره، چیز پلنگی را بیشتر مجاهدین میگیرن، چیزای ملکی آمریکایی را بچهای جوانا. دیگر مجاهداست که میان بازار از چیزی که ضرورت لباسشون است، بدنشون است، اونها رو میخرن، خریداری میکنن از ما. خلاص. Nel cuore di Kabul, il Bush Market è un angolo che riflette la realtà di un paese segnato dalla guerra. Questo luogo è il riflesso concreto di ciò che è rimasto dopo anni di occupazione. Ma se da una parte c'è chi prova a ricostruire qualcosa, rivendendo ciò che resta della guerra, dall'altra ci sono quelli che oggi ne rappresentano il volto più riconoscibile. Per capire davvero chi sono e cosa muove questa nuova realtà, ho deciso di spingermi ancora più dentro, verso uno dei luoghi dove la presenza talebana è più forte e visibile. Mi trovo in questo momento in quella che con molta probabilità è l'area più frequentata dai talebani, che è dove hanno issato la bandiera. Sto per andare ad incontrarli e per parlare con alcuni di loro, per cercare di capire meglio alcune cose. Essendoci però già stato, ci sono un paio di cose che ho bisogno di mettere in chiaro. La prima è che cercheremo di fare molto velocemente, in fretta, perché a un certo punto ti circonderanno e saranno loro stessi a consigliare di andartene, proprio per motivi di sicurezza. E la seconda cosa è che vedrete che assumerò un comportamento, un approccio amichevole, tutto ciò per evitare di mostrarmi teso e cercare appunto di entrare più a contatto con la loro cultura, e vedremo comunque come andrà. Adesso andiamo. Ci dirigiamo verso il punto di incontro, quando, come ci aspettavamo, veniamo fermati da un gruppo di militari per dei controlli. Siamo costretti a spegnere la nostra camera. Una volta entrati, camminiamo in silenzio lungo un viale alberato finché, all'improvviso, attiriamo l'attenzione di alcuni talebani che si avvicinano a noi. In un attimo, tutti gli sguardi si concentrano su di me. Non sono abituati a vedere turisti e infatti, nel giro di pochi secondi, mi ritrovo circondato. Mi fanno domande e allora decido di approfittarne. Provo a rispondere con calma, ma soprattutto ad osservare ogni dettaglio, ogni sguardo e ogni gesto. Voglio capire davvero chi ho davanti.
I know. I go to Japan, 2 message from my friend. I go to Germany, 2 message. I came here in Afghanistan. Everybody, you understand? Because it's very Afghanistan is a very famous country. Afghanistan is a very beautiful country because Afghanistan Muslims, Japan is not a beautiful country because it's not Islam. Okay, it's okay. Ci vuole tempo, calma. Cerchiamo di far capire loro che non siamo una minaccia, ma semplici viaggiatori curiosi, desiderosi di ascoltare. Poi le barriere iniziano piano piano ad abbassarsi e in quel clima più disteso, con naturalezza, chiedo a uno di loro se fosse disposto a parlare davanti alla nostra camera. Per un momento resta in silenzio, poi, con uno sguardo fermo, decide di accettare. Bismillahirrahmanirrahim. دا خارج خلکو لپاره زموږ دا غوښتنه او دا پیغام دی چې راځي چې خپل وطن ته دلته شکر الحمدلله امن او امنیت دی او موږ دلته د ثبات ژوند کوو. زموږ د ټولو مهاجرینو او ټولو هغه افغانانو لپاره چې زموږ د وطن څخه بهر سوي دي تللي دي خارج ته هغو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې راشي خپل وطن ته او خپل وطن په ګډه جوړ کړو. چې دا مبارک دین اسلام چې کوم دین دی چې دا په دې باندې الله موږ مشرفه کړي یو په دې دین باندې دوی هم مشرفه سي الله پاک دین ته او د الله پاک کلام ته غاړه کښېږدي. نو موږ دا پیغام دی و دوی ته چې دوی دې هم دغسې د الله پاک د لارې ته خپل ځانونه سپار کړي چې دوی هم الله پاک داسې بریمن کړي لکه څنګه چې موږ نن بریمن کړي یو او امن ثبات یې موږ ته راپه نصیب کړی دی. نو اخلاق نبوي چې په چا کې وي هغه په دې دین کې او اسلام کې هغه ډېر ښه انسان بلل کېږي. اخلاق نبوي هغه دا دی چې ښه د همسایه سره د همسایه حقوق ورکول، د هغه سره ښه رویه کول، د ملګري سره ښه رویه کول او نور داسې په خپل کلي او کور کلي کې ښه زندګي تېرول، ژوند کول، بل چاته ضرر نه رسول او د حرامو او غلا زنا ناروا د دې څخه ځان ساتل دا د ښه انسان او مسلمان خاصیت دی. موږ داسې وینو چې دلته به هر څه برابر سي، هر څه امکانات چې لکه څنګه چې اوس څونه برابر دي په 100% کې به 99% نور 100% به نور هم برابر سي. الحمدلله په دې 4 کال کې چې امارات دلته قایم شوی دی ډېر هغه آبادۍ موږ لیدلې دي او آبادۍ سوي دي. الحمدلله زموږ وطن امن او ثبات لري، د هیڅ چا تر اشغال لاندې دلته ژوند هیڅوک هم نه کوي. الحمدلله موږ آزاد او حر یو. الحمدلله په خپل خوښۍ ژوند تیرو او خوښ او خوشحاله په دې خپل حکومت یو. الله دې تل تر تله آباد ولري زموږ په دې ملک دغه اسلامي نظام. زنده باد. Ascoltiamo questo ragazzo parlare. Le sue parole sono ferme, il tono sicuro. Ma c'è chi pensa che, più che una scelta, la sua sia una convinzione cresciuta dentro un sistema che non lascia spazio ad alternative. Dalle sue frasi emergono concetti chiari: ordine, sicurezza, religione come fondamento e l'immagine di un governo che si presenta come guida morale del paese. Eppure, intorno a noi, la realtà racconta anche un'altra storia. In un paese così ricco di storia, culture e contraddizioni, convivono prospettive diverse e domande che restano sospese. Cosa significa davvero libertà qui? E soprattutto, chi ha il diritto di definirla? Tra chi resiste in silenzio e chi si adatta per sopravvivere, l'Afghanistan oggi è un equilibrio fragile, un presente incerto, sospeso tra il peso del passato e un futuro ancora tutto da scrivere. Durante il mio viaggio incontro anche un giovane che, pur facendo parte di questo sistema, sogna un Afghanistan diverso. Un paese capace di trovare un punto di incontro tra tradizione e cambiamento. La sua è una voce fuori dal coro che ci ricorda quanto ogni verità sia fatta di sfumature e che anche nei contesti più rigidi possono nascere i dubbi, i desideri e la speranza di un cambiamento possibile. در افغانستان لپاره مې چې غټ خواهش دی او غټ ارمان مې دی دا دی چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي او بل تر دې څنګ کې چې خپل ملي بیرغ هویت هم راسي دغه هم زموږ غټ خواهش دی د افغانستان لپاره. پر ژوند کې مې چې غټ ارمان دا دی چې ښه تجارت ولرم، ښه کور ولرم، ښه موټر ولرم، د نړۍ ټوله جهان کې وګرځېږم، ښه کالی ولرم تر څو د ګیرې میرې څوک مزاحمت راته ونه کړي. دغه ښه ژوند دی
دا ژوند دی نور خو بیا نه راځي یو ځل پیدا کېږم یو ځل مړ کېږم. Ho trascorso giorni intensi in Afghanistan, un paese che non smette mai di sorprendere con una bellezza nascosta tra le sue contraddizioni e la forza silenziosa delle sue persone. Ho visto come ogni volta racconta una storia, ogni gesto un sacrificio e ogni sguardo una speranza. È un paese in cui il cambiamento sembra lontano, eppure ogni giorno si respira una resistenza profonda, una lotta silenziosa per la libertà e per un domani diverso. E forse, in fondo è proprio questa forza a definire l'anima dell'Afghanistan. Una resistenza che in ogni sua forma continua a vivere, a respirare e a sperare. As you know, in Afghanistan, if you're a girl, you could not study, you could not go to work, you could not do what you want, or even you could not go to a park or a pool. Ragazzi e ragazze seguono insieme, ma divisi da questa tenda. همچنان در مکاتب فعلا اجازه ندارم که برم به مکتب، ولی باید دولت اجازه بده به خاطر که زنها همچنان باید در جامعه علم حق داشته باشن و خیلی رول مهم برای جامعه است.